Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, Boker Bronco in CPM 3V coltello Bushcraft che andiamo a vedere insieme. Ragazzi, andiamo su un troncone ben oltre le sue possibilità, quindi andiamo a sezionarlo perché ovviamente in un colpo solo non ce la possiamo fare. Vediamo come va, vediamo come va. Ragazzi, batoning ne abbiamo fatto una cifra, veramente una cifra, roba spaccata da tutte le parti. Ragazzi, un coltello che funziona bene, un coltello che spacca bene, ma soprattutto un coltello in 3V, ragazzi, che non vi lascia piedi. Potete prenderlo, pestarci sopra, ci andate a pestare, siete tranquilli, siete veramente tranquilli, che non vi lascia piedi. Anche se la sua dimensione, ovviamente come coltellino da backup, ragazzi, non è per andare a spaccare i pali della luce di quercia, però sapete che se in difficoltà, bloccati da qualche parte, in emergenza, oppure per fare la vostra grigliata avete bisogno di spaccare della legna, ragazzi, la fa senza nessunissimo problema. Abbiamo spaccato un po' di tutto, anche 2 pezzetti di quercia, ragazzi, va che è un proiettile e tanta roba. Spettacolo ragazzi, spettacolo, comodissimo in mano, va davvero come un proiettile, tagliente super, considerate che abbiamo già spaccato un casino di roba, tagliente va da Dio, un bel coltello ragazzi, veramente un bel coltello.
ma ragazzi, all'inglese è amore ragazzi, è amore. È stracomodo, riuscite a fare un mare di forza. Bellissimo, bellissimo ragazzi. All'inglese, tra il tagliente super performante, l'impugnatura, l'ergonomia del coltello, andate a lavorare veramente da Dio, ma veramente da Dio, spettacolo. All'inglese è amore ragazzi. Comunque è un coltello comodo, in mano, in tutte le posizioni in cui lo tenete, lavorate con una comodità incredibile. Mi sta piacendo veramente tantissimo. Ragazzi, riduzioni, si gioca, qua si va via a giocare e si gioca tutto il giorno perché è veramente comodo in mano, sta benissimo, lavorate bene. Questa parte ragazzi stondata per appoggiare il pollice, per andare a lavorare, è una figata. Ragazzi, veramente un gran bel coltello, su sti lavoretti andate via che è un piacere. Facciamo anche il classico picchetto. Ragazzi, il picchetto fatto in un secondo, potete andare a intrufolarvi nella tenda con la vostra amorosa. Ovviamente la punta di là, il picchetto l'ho fatto di qui, quindi a sto punto facciamo anche la punta, dai, facciamo anche la punta, così siete tutti contenti con il vostro bel picchettino. Oh ragazzi, adesso avete il picchettino dalla parte giusta, avete la riduzione, avete le due punte, potete farci un po' quello che volete. Ragazzi, quando avete in mano un coltello che taglia bene è una figata, è veramente una figata. Taglia bene, lavora bene, su questi lavoretti va via che è un piacere. Non vi affatica la mano, comodo in mano, molto comodo, molto comodo. Sto rivalutando molto nell'ultimo periodo, ragazzi, i coltelli con la manicatura in polimero, plastica, gomma, chiamatela come volete, diversi componenti, perché mi forniscono un bel grip. E poi ragazzi, con o senza guanti, ovviamente adesso stiamo facendo i lavori così, lo sto usando con i guanti, però ragazzi, anche senza guanti in mano è una figata da usare, davvero tanta roba ragazzi, non scappano. Ripeto, sto rivalutando molto questi coltelli con la manicatura in polimero, davvero ottimi in mano, ottimi e comodi ragazzi, comodi davvero. Ovviamente senza guanti avete un controllo maggiore del coltello, però quando fate sti lavoretti ragazzi, lavorate con le dita vicino alla lama, consiglio mio, i guanti metteteli sempre. Se avete bisogno una riduzione, chiedete al vostro bronco, che per lui è facilissimo. Ragazzi, punta perfetta.
Ragazzi, ricciolini finissimi, veramente finissimi. Bisogna prenderci un po' la mano, un pochino di feeling, perché il coltello con sto tagliente in 3V, ragazzi, taglia da paura. Dovete stare belli leggeri, fate dei ricciolini che fanno veramente paura, davvero tanta roba, finissimi, perfetti, sottilissimi. Però bisogna prenderci un pochino la mano, perché se calcate un attimino di più vi si impianta. Adesso, ragazzi, dopo qualche tronchettino, dopo qualche ricciolino, riesco a farli veramente da Dio. Guardate che roba spettacolari. Ragazzi, abbiamo il suo bel Firesteel in dotazione, che ho già provato ovviamente, come vedete. La parte dove appoggiate il pollice quando andate a lavorare è stondata ed è una figata. Andate avanti 3 cm più o meno, 4 cm e diventa spigolo vivo, dove potete andare tranquillamente ad azionare il vostro bel Firesteel. Vediamo se parte. Eccolo qua, ragazzi, un Firesteel direttamente dalla casa che funziona. Non è sicuramente una cosa, ragazzi, così comune. Solitamente vi mettono i Firesteel che non vanno per niente, qui invece il Firesteel funziona veramente bene. Ecco qua il nostro fuocherello con il Firesteel di casa della Boker. Eccoci qui, ragazzi, appena tornati dal bosco. Vediamo come è andato il nostro coltello. Ragazzi, forse una virgolina, una stroppatina bisogna dargliela, però ha tenuto veramente bene. Ci abbiamo fatto anche batoni su roba dura, ragazzi. Taglia bene, gli diamo una sola stroppatina e lo facciamo tornare un bel rasoiettino, anche se alla fine ha perso praticamente un 0,001%. Sono molto soddisfatto di questo 3V di Boker. Ragazzi, coltello lavato e solamente stroppato, una bella stroppatina con il compound. Ragazzi, ottimo, tantissima roba, davvero. Tagliente spettacolo. Aveva perso veramente pochissimo, praticamente un nulla, ragazzi, ripreso con il compound. Tanta roba, tanta roba. Un coltello in 3V, ragazzi, è un coltello in 3V. Eccolo qui, ragazzi, Boker Bronco. Ragazzi, coltello in CPM 3V che vi faccio subito vedere. Eccolo lì. Ragazzi, una lama in 3V secondo me è da provare. Non ne avete mai provate? Provatelo, capite veramente le prestazioni di questo acciaio. Un coltello che ovviamente in questo acciaio diventa una garanzia, ragazzi, diventa una garanzia di solidità, un coltello affidabile, parola d'ordine, affidabilità. Andate nel bosco, usate un coltello, ci pestate sopra, fate quello che volete, sapete che con il coltello tornate a casa. Questo coltello firmato Boker, ragazzi, davvero mi è piaciuto, un bel coltello, un bel coltello in mano. Come ho detto nelle prove di taglio, sto rivalutando molto questi coltelli con la manicatura in gomma, in polimero, questa è in TPE, ragazzi, perché vi danno veramente in mano, senza guanti, una presa, un controllo, una comodità. Anche il cane è d'accordo sulla comodità, ragazzi. Una comodità veramente alta, che bello lavorare, che bello andare a lavorare con questo coltello. Tra l'altro, come vedete, questo punto della lama, che è quello dove andate ad appoggiare il vostro bel pollicione, gli spigoli sono stati arrotondati, quindi quando siete qua, ragazzi, avete una comodità nell'uso veramente impressionante. Non sentite male al pollice, volete accendere il fuoco perché avete il vostro Firesteel in dotazione, poi ne parliamo, qui a spigolo vivo, e fate dei belli scintilloni, ragazzi, degli scintilloni, e parte immediatamente il fuoco. Tantissima roba, dai, parliamone subito. Firesteel in dotazione, ragazzi, senza fare nomi, ho provato Firesteel, ecco qua, un po' nuovo, ci vuole un po' tirarlo fuori. Ragazzi, ho provato Firesteel in dotazione a coltelli anche blasonati, che fanno ridere veramente. I Firesteel di plastilina non fanno scintille nemmeno
se ci sfregate con un seghetto, niente di niente. Questo, ragazzi, con la parte a spigolo vivo del nostro bronco, abbiamo usato questa parte, ok? Ragazzi, avete visto, scintilla da paura, 2 colpi parte il fuoco. È una cosa, ripeto, non scontata per i Firesteel della casa. Solitamente vi arrivano veramente quelli di Pongo. Qui invece avete un bel Firesteel in dotazione che funziona bene, ragazzi. Che funziona bene, Firesteel in dotazione, non vai a fuoco, eccolo lì. Ragazzi, poi vediamo anche il fodero. Ragazzi, vi do 2 misure sul coltello. Il coltello nella sua interezza misura 23,2 cm, con questa lama secondo me è bellissima. Sarà che ho un debole per queste lame, ragazzi, però secondo me è bellissima, di 11,3 su uno spessore di 3,5. Qui esce il suo codolo, ragazzi, è praticamente un full tang, non lo chiamerei codolo passante, è un full tang con la copertura in TPE, questa specie di gommina, non è plastica, è tipo gommina, ragazzi, vi dà un grip alla mano impressionante. Questo coltello sotto la doccia, ragazzi, lo tenete da Dio, con le mani coperte d'olio. Il grip è eccellente, davvero tantissima roba, bello bello bello. Dicevamo spessore di 3,5 su un peso di 148 grammi. Avete un coltello leggero, un bel coltello leggero. Un coltello, ragazzi, per qualcuno è già un coltello, per me è un coltello da backup, un coltello con cui fare i lavoretti, un coltello con cui fare le punte, gli intagli, il cibo. Ragazzi, taglia benissimo. Ovviamente soffermiamoci un attimo su questa cosa del 3V. Come l'ho provato, ragazzi, se andate a sentire la recensione, poi vediamo anche il confronto, il Pucco della Benchmade, lo stesso, ragazzi, il 3V della Boker non ha un taglio setoso, non aspettatevi la seta, è un taglio che è leggerissimamente grezzo, ragazzi. È la stessa cosa che avevo proprio provato sul Benchmade, identico. Era rimasto, ragazzi, intanto qua c'è un pelucco, lo leviamo, ok? Soffiamo via i pelucchi, è un taglio potentissimo, ragazzi, taglientissimo, ma non è setoso, è qualcosa da provare, perché poi la carta è la carta, nel bosco avete il legno, ragazzi, sul legno è pauroso, perché quando andate a fare ricciolini, ragazzi, dovete andare talmente leggeri sul legno, vi fa dei ricciolini finissimi, capelli d'angelo, taglia talmente tanto che se spingete un pochettino di più si incaglia nel legno, ragazzi. Dovete stare proprio leggeri, un tagliente super sul legno duro va via che è un piacere. In più, lama in 3V, ok, non è un coltello per farci batoni, non è un coltello per andare a spaccare la legna, però in emergenza, siete bloccati da qualche parte, scoppia il temporale, volete riscaldare l'amorosa o semplicemente siete alla grigliata e volete spaccare 2 legnetti per fare il fuoco, ragazzi, in 3V andate via tranquillissimi, cioè non c'è nemmeno da pensarci, capito? Tan 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 e andate via, non avete minimamente da pensare. Si spacca il coltello, può darsi questo, può darsi l'altro, avete una lama in 3V che è praticamente sinonimo, ragazzi, di affidabilità. Pestateci tranquillamente. La manicatura è in TPE con questo manico a bottiglia di Coca-Cola, si prende molto bene, ragazzi, rispetto al Benchmade Pucco è meno cicciotto, è qualcosina, non l'ho misurato, però in mano il Benchmade è leggermente più cicciotto rispetto al nostro Boker. Le lame, ragazzi, allora a me il Benchmade era piaciuto di brutto, andatevi a vedere la recensione, coltello straordinario, esagerato, ragazzi, esagerato, però ha la lama corta, ragazzi, siamo a 9,5 contro gli 11,3, io ho misurato 11,5, però dicono 11,3 della casa. Ragazzi, avete 2 cm in più, su un coltello 2 cm in più di lama, sono tanti, sono tanti, sono veramente tanti. Ho anche il leuco, però la forma della lama preferisco appunto questa qua, simil Pucco, ragazzi, simile a quella del Pucco della Benchmade, però con questi 2 cm in più, ragazzi, potete batonare anche roba grossa. Abbiamo sezionato quel tronco gigantesco con il piccolo Pucco della Benchmade. Oh, vada Dio, ma quella era troppo grossa, non ce l'avremmo fatta. Quel 2 cm in più consentono quel
puntino in più di batoning che secondo me su un coltello di questa dimensione va benissimo, ragazzi. Ripeto, non è il suo, però se lo dovete fare sapete che lo fa, Lo spigolo vivo, tra l'altro, del Boker è più affilato dello spigolo del Benchmade, che non è stondato, però non è neanche affilatissimo. Ve lo faccio vedere da vicino, vedete? C'è quel micron di smussatura, invece qua sul Boker andiamo proprio a spigolo vivo. Vediamo qua che non è rovinato, si vede bene. Andiamo proprio a spigolo vivo, quindi avete visto le fiammate che fa con il suo Firesteel. Fodero, ragazzi, fodero in cuoio, il coltello ci sta ottimamente, non esce ovviamente, ma non sto neanche a sbattere, non esce. Il suo Firesteel che funziona da Dio, in cuoio, guardate che bello. Avete il dangler per metterlo in cintura senza levarvi i pantaloni e farvi, ragazzi, possedere dallo Yeti nel bosco. Potete metterlo passaggio alto togliendo il dangler se volete portare il coltello più alto in cintura. Forettino, eccolo qua, forettino per lo scolo. Ragazzi, un bel prodotto, veramente un bel prodottino. Secondo me dovreste provarlo, nel senso, se non avete ancora provato nulla, adesso sistemiamo il dangler, eccolo lì, se non avete ancora provato nulla in 3V, ragazzi, al prezzo con cui ve lo fa Salvatore, che sono 136,95, ragazzi, è un coltello da provare, è un coltello da provare. Provate sto 3V, lo provate su un coltello leggero, su un coltello tra virgolette alla portata, tra virgolette ancora, di tutti, non con un prezzo esagerato. Ultimamente i prezzi sono fuori di testa. Qui avete un 3V alla portata di tutti, che funziona bene, che tiene bene il filo, che si mangia proprio il legno, che in mano all'inglese mi fa godere, ragazzi. Quanto mi ha fatto godere all'inglese, spettacolare, grippa sul legno e lo taglia senza scivolare, in mano stracomodo, nei lavoretti, ragazzi, nei lavorettini, è una figata, ragazzi. È un bel coltello, a un prezzo contenuto, ovviamente, che secondo me potete assolutamente provare, perché a me è piaciuto parecchio. Poi vi ripeto sempre, ragazzi, sono pareri personali, uno si trova o non si trova, però secondo me è un coltello che funziona bene, e come coltello bushcraft secondo me ha tutte le carte in regola, scusatemi, per essere in cima alla lista dei prodotti economici, tra virgolette, ma maledettamente efficienti. Andiamo alle conclusioni finali. Boker Bronco, ragazzi, in CPM 3V, ragazzi, provate questo acciaio, provate le sue prestazioni. Questa volta, grazie a Salvatore di Bjorlands, lo avete ad un prezzo, metto tra virgolette, però per una lama in 3V accessibile a tutti. Ragazzi, il coltello non ha perso niente, bisogna stare attenti che qua ci si taglia, ragazzi, qua ci si taglia, non ha perso praticamente nulla. Lavori nel bosco da Dio, tagliente perfetto, ricciolini, bisogna andare leggeri, fa dei riccioli capelli d'angelo che partono subito con il suo Firesteel della casa, e non è una cosa scontata. Solitamente alcune case mettono i Firesteel in dotazione, che praticamente sono di pongo, potete stare 3 ore a strofinare, non fate scintille. Qui con 2 colpi è partito al volo. Tanta roba, ragazzi, un coltello che io, per il prezzo, ragazzi, che vi fa Salvatore, vi consiglio assolutamente, ma assolutamente, di provare. Dal Bronco della Boker, dal parchetto del Tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!